Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi siamo in compagnia di lei, della 1290 Adventure, finalmente, modello 2022, e non per mezz'ora. Possiamo girarci un po' di più e soprattutto non in città. E dobbiamo ringraziare veramente, un grosso saluto lo faccio a Giuseppe, ma a tutto il forum KTM, perché grazie al forum KTM, il quale sono registrato da tanti anni, se sto provando questa moto è grazie a loro. Quindi grazie al forum, grazie di esistere. E non è la prima, tra l'altro, perché tanti anni fa, non mi ricordo il nome, scusatemi, ma un ragazzo mi aveva fatto provare la Super Duke, non mi ricordo quale versione, la seconda serie secondo me, sempre fra i monti, quindi grazie a Dio l'avevo provata su strade che si confanno a questa moto. Allora, in questo pezzo qua proverei un regime autostradale per subito capire le vibrazioni, perché poi rettilini non avremo tanti. 4005, io ipotizzo buone vibrazioni, belle, che mi piacciono, da pompone, un po' sulla sella, un po' sul serbatoio, ma non fastidiose. Sto usando la frizione perché la frizione è molto morbida, questa Magura. La leva freno è una Brembo, abbiamo tutta componentistica anche qua come su Ducati, niente male. Protezione aerodinamica, si è più esposti rispetto alla Multi, anche col cupolino. Io ce l'ho per cercare di avere un po' meno turbolenze, scusatemi, avrete un po' di rumore di fondo del microfono, ma almeno riuscite a sentire forse un filo il motore. Tra l'altro questa è dotata di scarico. Allora, partiamo dal motore usandola a queste velocità, a questi regimi bassi, che non ha on-off, zero. Non ha proprio on-off. Il cambio elettronico ha dei tagli un pochino lunghi. La posizione in sella, questa, la sella KTM Power Parts, è comodissima, molto più comoda del multistrada. Dicevo, alcune volte il cambio ha degli innesti un po' lunghi. La sesta si riesce a tenere anche a 65 all'ora, pensare che qua sotto c'è praticamente un 1300, e a me questo motore comunque piace di più in questa declinazione piuttosto che nella declinazione Super Duke GT. Lo trovo più dolce, un po' più dolce, con meno, quello lì aveva un po' di on off, io lo trovo più centrato qua, mi piace di più, non sparatemi, è così. Inoltre guardate, comunque, cioè, si gira in quinta a 2000. Questo qua è uno schermo della TV, credo che ci vada sopra anche Netflix, se non state condividendo l'abbonamento, altrimenti non si può fare. Questa moto è veramente comunque bella, io ho già fatto qualche curva, non la conosco, non l'ho ancora capita, però la confidenza la dà subito, e devo ammettere che mi sta piacendo tanto, mi sta piacendo molto, ma mi era già piaciuta quando l'ho provata e mi sta ripiacendo nuovamente anche qua. Ha una lieve, ma proprio lieve esitazione. Direi che se guardate il video della Norden ce n'ha meno della Norden, ma è veramente poca cosa. Vedete, adesso il cambio ha cambiato benissimo, è stato molto morbido, ma è un po' non sempre così. Sicuramente in basso funziona meglio di quello della Multi V4. Sensazione di peso, vabbè, questa qua c'è anche la sella in posizione alta e per me è un problema grosso. La sensazione di peso non c'è, scompare veramente. Le sospensioni, io continuo a pensare che le VP siano comunque più centrate, sono più scorrevoli. Ah, come scende bene, ragazzi. Molto neutra, ma forse le gomme sono nuove, quindi la stiamo provando in condizioni ottime. Forse rispetto al multistrada ha una discesa anche leggermente più veloce, sì, anzi direi che è più veloce a scendere. Che bello il bicilindrico, mi mancava, effettivamente un po' mi mancava. Calore poco nelle gambe, pochissimo. Non scalda tanto, la sella è 0. Adesso le temperature sono ideali.
po' di vibrazioni sui 5000, tante vibrazioni a 5000 forti, si sente come ruzza forte sto motore. Ha un pochino più di oscillazioni quando ti appendi un pochino al manubrio, qualche lieve, la Multi non li ha. Sì, e si confermo che il cambio non ha sempre un comportamento coerente, probabilmente i tagli sono migliori agli altri regimi perché è un po' più secco rispetto per esempio al cambio del multistrada. Poi su queste curve strette la potete guidare anche un pochino per divertirvi, chiaramente con la gamba fuori. Mi raccomando, sempre nella linea di mezzeria. Noi oggi stiamo incontrando tante biciclette. Si può utilizzare praticamente ancora di più rispetto al Multi, che gira corto per essere un 4 cilindri, gira più corto, questi rapporti più lunghi, ma qua abbiamo comunque un 1300, quindi possiamo anche permetterci di utilizzare un rapporto in più. Io poi mi diverto sempre a tenere il motore nei giri medi, come vedete. Potete buttarci dentro anche una terza, una quarta, avete comunque sempre spinta. Calore non l'ho sentito, è migliorata molto rispetto alle altre versioni. Scende molto dolce, molto bilanciato. Io sinceramente consigliare la mia o questa, preferenze di marchio, ci sono altri ragionamenti secondo me, perché sono su due livelli che ha un po' più una, un po' più l'altra. Sarebbe veramente consigliarvi un qualcosa, sbilanciarsi è secondo me sciocco su questo tipo di moto, perché sono veramente su livelli simili, dove c'è più una su qualcosa, perde di più sull'altra. È impossibile dare un giudizio oggettivo e definitivo. Sono secondo me il top, tutte e due, non c'è molto da dire. Io continuerei a tenere la Multi. Direi che questa moto è leggermente più, è un po' più nimble, è un po' più maneggevole, ha le sospensioni un pochino meno filtrate, poi è una castagna di un bicilindrico, anche se in realtà è spalmato, ma ha le vibrazioni in alto di un pompone. Gambe molto protette. Ciao ragazzi, oggi Angie ha guidato questa bellissima KTM 1290 grazie a Giuseppe, grazie al forum KTM. Come vi ho già detto durante l'onboard, senza il forum non sarei qua con lui, non ci saremmo conosciuti, non avremmo passato questa bella mattina insieme. Il livello è veramente qui, nel senso che secondo me, avendole provate più o meno tutte, loro sono le regine, anche se ho nominato un video con il BMW GS che lei è la regina, ma per me loro due sono la cosa più divertente e più efficace che c'è per strada, se si vuole anche viaggiare, chiaramente, se no si va su altre tipologie di moto. Rispetto al Multi, come dicevo, ha un po' meno protezione aerodinamica, il cambio secondo me anche ai bassi regimi è migliore, nel senso che ha innesti più secchi, più precisi, ogni tanto ha un pochino più di ci mette un pochino più di tempo a cambiare marcia e ha un pochino più di strappo, ma sono esitazioni che comunque ha anche il V4. Devo dire che come maneggevolezza dà subito confidenza, come il Multi. Il bicilindrico è un bicilindrico atipico, un po' atipico, come è atipico il V4 di Ducati, nel senso che non strappa quasi per niente ai bassi, tenendo conto sempre della cilindrata, è molto dolce,
riesce a girare regolare anche a bassissimi giri, si riescono quindi a usare anche marce lunghe a velocità non elevate. Si sente salendo in sella la posizione un pochino più costretta rispetto al multi, il manubrio subito si nota che è molto più stretto e a me ovviamente piace perché io sono più piccolo, sono più piccolo di Giuseppe per esempio. E poi vabbè, questa qua è la KTM Power Parts, che è molto alta e quindi per me sarebbe inutilizzabile nell'ambito cittadino, urbano, per me è veramente infattibile. La frenata è più pronta, ma non posso paragonarla esattamente con la mia perché ha delle pastiglie migliori delle mie, quindi lasciamo perdere. Il freno dietro non l'ho usato perché va a chiudere la corda talmente bene che non ho mai avuto, anzi ho dovuto in qualche curva correggere perché andavo giù talmente a corda che ogni tanto dovevo tirarla, dovevo raddrizzarla. L'ho provata soltanto in mappa street perché la mappa sport io generalmente non sono un grande fan delle mappe più spinte, preferisco avere un po' più di gestione mia col polso piuttosto che avere quella prima apertura un po' più brusca. Non saprei scegliere sinceramente una o l'altra, se non dal punto di vista estetico. Secondo me qualsiasi moto venga presa in esame si cade in piedi. Volevo sottolineare soltanto una cosa, che la mappatura delle sospensioni in auto leveling ha delle logiche di funzionamento completamente diverse dal V4, che tiene la moto molto più piatta, molto più neutra, ed è per questo che io ho già detto che preferisco usarmela a singolo casco dove sento i trasferimenti di carico. Questa li senti molto più controllati, ma li senti, quindi la moto la riesci a sentire meglio. Per il resto sono due prodotti eccezionali. Da Ange è tutto, iscrivetevi al canale, ciao!